Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un progetto creato su Solana per quanto riguarda il mondo degli NFT. Sto parlando di ArtTrade, che sarà uno store che permetterà la creazione, la vendita e non solo di NFT direttamente da smartphone tramite la sua applicazione proprietaria. Andiamo a vedere questo progetto ovviamente dopo la sigla. Sulla pagina ufficiale del progetto ArtTrade powered by Solana, raggiungibile all'indirizzo arttrade.app. Vi lascerò comunque il link in descrizione. Prima di andare a vedere nel dettaglio che cos'è questo progetto dedicato agli NFT, vi ricordo che non è un sollecito all'investimento questo video né un consiglio finanziario, ma solo un contenuto educativo. Sarete stufi di sentirmelo dire, ma voglio che non prendiate per buono tutto quello che vedete nei miei video e anche nei video di altri utenti. Ovviamente si cerca già di fare una scrematura alla base dei progetti che vengono presentati, almeno per quanto riguarda i miei contenuti. Però questo non vi esula a fare le vostre ricerche e ragionare con la propria testa e in base anche alla vostra propensione di rischio. Perché un progetto o una strategia che può essere un'ottima opportunità per me personalmente, può essere una cattiva opportunità per un utente che ha un approccio diverso al settore cripto blockchain rispetto a me. Inoltre non è detto che anch'io non posso prendere una facciata contro un muro sbagliando analisi dei progetti, quindi mi raccomando, prendeteli sempre come video educativi e andate poi ad approfondirli in autonomia. La prima regola degli investimenti è preservare il proprio capitale, non dimenticatevelo mai. ArtTrade è stata una ICO praticamente finita credo poco meno di un mese fa. È una ICO francese che ha raggiunto i suoi obiettivi per mandare avanti il progetto nella raccolta fondi. La ICO si è suddivisa in 3 round. Il primo round il token costava 0,02 centesimi di dollaro, il secondo round 0,03 centesimi di dollaro, il terzo round 0,04 centesimi di dollaro. Una cosa da notare interessante che i primi 2 round, dove il prezzo del token era nettamente scontato, hanno un periodo di vesting che va dai 6 ai 4 mesi. Non è un periodo ovviamente elevatissimo, però evita a quegli utenti che hanno immesso un capitale elevato e hanno già preso il token a un prezzo scontato di vendere e di incassare subito dei profitti immediatamente dopo il primo listing. Mentre per il terzo round a prezzo pieno 0,04 centesimi non c'è periodo di vesting. Il token dovrebbe avere una massima supply circolante di 1.800 milioni di token. È stato creato con BEP20 ed è stato listato a fine marzo su PancakeSwap al prezzo di 0,04 centesimi di dollaro circa. Un altro valore che ho trovato interessante, degno di nota, che il 59,24% della supply è stata allocata per la community, percentuale molto più bassa verso marketing, airdrop, bounty e anche il team advisor, che va al team advisor 7%, marketing, airdrop e bounty il 4%. Con un periodo di vesting che va dai 12 ai 18 mesi per quanto riguarda il team. Quindi denota in parte la volontà degli sviluppatori dietro questo progetto di far sì che a fine ICO, quando il token è stato listato e soprattutto nei periodi successivi, non venga dampato da chi detiene magari un portafoglio più ampio. L'applicazione mobile deve essere ancora lanciata, infatti secondo la roadmap, bisogna vedere se viene rispettato o meno, Q3 2022 il lancio ufficiale dell'applicazione per dispositivi mobili sia Android che iOS. Q4 2022 delle feature interessanti per quanto riguarda gli NFT real e gli NFT live, poi andremo a vedere che cosa sono, e nel Q1 2023 inizieranno a effettuare delle campagne di marketing. Anche questo interessante
perché inizieranno a fare marketing solamente quando il prodotto sarà fatto e finito. Sembra una cosa scontata, ma non è da tutti. Ci sono tantissimi progetti che sono fatti di solo marketing, ma poi alla fine, quando si va ad analizzare il progetto stesso, si vede che il prodotto deve ancora uscire o è nelle fasi iniziali e non è comunque completo. Quindi per quanto mi riguarda è sempre meglio avere un prodotto finito e poi pubblicizzarlo in un secondo momento. Come detto, il progetto è uno store NFT e credo che sia il primo che girerà su Solana per quanto riguarda i dispositivi mobile. E non solo marketplace dedicato agli NFT, perché questa applicazione mobile mira a essere, oltre a un marketplace, anche un social network. Infatti anche una modalità di accesso per quanto riguarda l'applicazione sarà tramite un account Twitter e tramite un account Instagram. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di registrarsi senza social. La scelta di utilizzare Solana va da sé che per il bassissimo costo delle fee e l'alta scalabilità. ArtTrade dice di essere unico nel suo genere, mette a confronto gli altri store esistenti, quelli più famosi perché ce n'è veramente tantissimi, e vedete alcuni feature rispetto ad esempio a OpenSea e a Rarible. Partiamo dalle fee molto basse: cross-chain, NFT live, NFT real, community token, social network, la possibilità di collegarsi tramite account Twitter ed Instagram al momento, la possibilità anche di effettuare pagamenti per quanto riguarda gli NFT tramite cripto, ma soprattutto tramite valute fiat, nel nostro caso euro, e integrerà anche un portafoglio dedicato. Il token nativo del protocollo molto probabilmente sarà un token di governance e un token dedicato al pagamento delle feature interne allo store. Inoltre mira ad avere un'interfaccia veramente user friendly per permettere di avvicinare chiunque a questo settore dell'arte digitale, anche ai meno esperti. Cliccando sul video si vede un'anteprima dell'applicazione di quello che può essere lo store integrato. Vedete, è davvero molto semplice, intuitiva, immediata, che non richiede conoscenze approfondite nella gestione di uno store e eventualmente dei wallet. Andiamo adesso a vedere le due caratteristiche più innovative rispetto a tanti altri store. La possibilità di utilizzare la Future NFT Live, che permette di immortalare ogni singolo momento tramite lo smartphone e creare un proprio NFT. Una volta creato l'NFT si potrà anche abbellire tramite tutte le icone e i filtri che conosciamo provenire dai migliori social network. NFT Real è la feature che permette di creare NFT e di andarla a vendere, NFT collegati ad oggetti reali. Per quanto riguarda le commissioni di vendita, non dovrebbero essere superiori al 2-2,5%, diciamo in linea con gli store che conosciamo. Per quanto riguarda il team, è disponibile la visualizzazione proprio sulla home page del sito del progetto, la possibilità di cliccare anche sulla pagina di LinkedIn per andare a controllare le informazioni. Vi invito come sempre ad andare a verificare la veridicità di questi profili, delle loro esperienze lavorative e dei loro progetti passati in completa autonomia. In fondo alla home page troviamo il contratto, l'address di ATR, i profili social dove su Twitter conta più di 87.000 follower, Telegram siamo quasi a 48.000 utenti. Disponibile anche una chat per qualsiasi domanda o dubbio che si vuole rivolgere al team tecnico. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto nei commenti, sicuramente uno store da mettere nei preferiti per vedere gli sviluppi futuri. Se volete entrare sul token, mi raccomando, fatelo con cognizione di causa, valutando sempre il vostro rapporto rischio e rendimento. Se vi state chiedendo se ho acquistato il token o meno, al momento non ho acquistato il token. Sto aspettando di vedere lo sviluppo effettivo dell'applicazione e poi mi comporterò nel caso di conseguenza, perché lo sapete che in questo settore acquistare un token, appoggiare un progetto per FOMO non è mai un'ottima soluzione e ci saranno sempre opportunità di ingresso
anche in futuro. E ricordatevi che i mercati scontano sempre tutto. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti, per piacere iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro ed unitevi anche alla nostra community Telegram qualora abbiate bisogno di supporto o semplicemente di fare due chiacchiere insieme a noi. Io vi ringrazio di cuore come sempre per l'attenzione, vi invito a ponderare sempre con attenzione le vostre scelte in ambito cripto e vi rinnovo il nostro appuntamento nei prossimi giorni. Ciao a tutti e grazie!